Attenta, attenta. Forza, vieni Attenta, giù. ci sei? Grazie. Pare sia una cosa che succede quando ha un incubo. Alcuni si collegano alla spiaggia nella fase REM, facendo affluire dentro di sé enormi quantità di chiralium. Ehi, il tuo polso guarirà. Sì. Abbiamo analizzato il suo sangue e DNA e controllato se avesse delle ferite. Da un punto di vista strettamente medico, lei è in perfetta salute. Rimane la questione della strana crisalide in cui l'abbiamo trovata. Per non parlare del fluido simile al catrame che ne è uscito. Li stiamo ancora analizzando. E non è tutto. Parli delle ventose? Esatto, ma non le chiamerei in quel modo. Direi che sembrano più un rash chirale. Avete presente la pelle d'oca dovuta all'allergia chirale? Si tratta di quello, ma in forma più grave. Le secrezioni simili a catrame accelerano lo scorrere del tempo di ciò che toccano. Sospettiamo che abbia anche le DUMS. E che quando fluttua in aria abbia gli stessi incubi ricorrenti di chi ne è affetto. Quello spazio o regno che ha lasciato per venire qui. Il tizio che abbiamo visto lo ha chiamato Nirvana, se non sbaglio, ma a me è sembrata la terra dei morti. Tuttavia, lei è un essere umano vivente e io credo che sia nata in quel posto. Appena si è tranquillizzata, ho parlato con lei per un po'. Almeno ci ho provato. Era ancora scossa e questo ha reso difficile comunicare. Ti ha detto come si chiama? Sembra non avere un nome. O almeno così ho capito. Quindi gliene ho dato uno io. Tomorrow. Tomorrow, Sam, sono Charlie. Di recente ci sono stati segnalati dei briganti impegnati in attività sospette a ovest. So che vorresti proseguire, ma non credo che possiamo permetterci di ignorarla. Accedi al terminale della DHV Magellan per accettare quest'ordine principale. Quasi dimenticavo, Sam. Sembra proprio che tu abbia lasciato un carico fuori dall'osservatorio ambientale settentrionale. Là dove è sgorgato il catrame prima che venissimo trascinati via. Ricordi quel momento concitato, vero? Comunque, Tarman è stato così gentile da raccoglierci quel carico. È stato messo nel tuo armadietto privato a bordo della DHV Magellan. Sam, abbiamo ricevuto una richiesta urgente dall'osservatorio ambientale settentrionale. I briganti a ovest della struttura hanno messo le mani su una grande quantità di armi e le hanno trasportate fino alla loro base. Questo è successo dopo che il flusso scuro si è placato. L'area circostante era disseminata da un'immensa quantità di carichi che sono stati trascinati via dal catrame. I briganti non hanno perso tempo e hanno raccolto tutto ciò che potevano per poi portarlo al loro accampamento. Comprese armi e attrezzature che non abbiamo mai visto prima. E ora abbiamo iniziato a osservare nuove unità di briganti. Indossano tutte un'armatura rossa rinforzata con brillanti strisce luminose. Come suggerisce il loro aspetto singolare, sono più resistenti ai danni. Gli attacchi in mischia e quelli elettrici sono inefficaci contro di loro. Sono state chiaramente equipaggiate per il combattimento ravvicinato. Il loro dispiegamento improvviso è a dir poco preoccupante. La loro presenza sul campo potrebbe indicare un'imminente incursione da parte dei briganti. Se ignoriamo questo episodio, i briganti potrebbero usare i loro nuovi giocattoli per attaccare l'osservatorio e a quel punto potrebbe accadere il peggio. Dobbiamo catturarli tutti prima che abbiano la possibilità di farlo. Inoltre,
Gli ultimi dati dell'osservatorio lasciano intendere che poco fa si è verificata un'esplosione di qualche tipo proprio sotto la superficie terrestre. L'APAS ha concluso che i parametri dell'onda d'urto corrispondono a quelli prodotti dalla detonazione di qualche tipo di ordigno sotterraneo. Questo suggerisce che il carico di cui si sono appropriati i briganti possa includere potenti materiali esplosivi. Un assalto diretto ai briganti con armi da fuoco rischia di innescare questi ordigni e non sappiamo che impatto potrebbe avere sulla regione. Qualsiasi tipo di esplosione catastrofica influirebbe negativamente anche sulle correnti di catrame. È quindi fondamentale evitare lo scontro e mettere in sicurezza il carico, possibilmente senza allertarli. Ti imploro di accettare questo ordine principale, Sam, e al più presto. Sono pieno fino all'orlo. Grazie per l'aiuto. A rapporto, signore. Decollo! Sto tornando! Aia! Là c'è qualcuno. Ci siamo? Ricognizione completata.
Oh, cavolo! È il momento! Ok, arrivo! Sono a casa! Pronto al lancio. Via così! Fatto, sono cotto. Aia!
Temo che tu abbia fatto cadere del carico. Niente male. Il numero è giusto? Ah, sì, sì, signore. No, non voglio gente in giro. Devi tenertela e resistere. No, non voglio gente in giro. Hai recuperato tutto? Ottimo. Andiamo a consegnare. C'è mancato poco. Continua così, Sam. Devi tenertela e Non vorrei tirarlo fuori proprio mentre ti guardano. Col cazzo che lo fai. Piano. C'è mancato poco. Devi tenertela e resistere. Oddio. Se fosse una cosa utile quella che ti segnala quando si sbilancia, ma è una rottura ai maroni. Incredibile.
Per un peio, fermati. Ah no! Mamma mia che palle sta roba. Aspetta. 3, 3, 7. Cosa? Hai davvero rubato tutta quella roba dalla base dei briganti? Sei un grande, Sam. Elaboro subito il tuo bottino. Guarda che roba, il carico non ha nemmeno un graffio. Sei davvero più unico che raro. Hai realizzato così tanto. Nessun altro ci sarebbe riuscito. Prendi questi dati come ringraziamento. Un palio guida. Ora hai una quota maggiore di materiali. Grazie. Visualizzazione livello corriere attuale. I dati che abbiamo appena condiviso sono ottimi per creare punti di riferimento per orientarsi, anche di notte. Una volta posizionati, capirai che non sono utili solo per capire dove ti trovi, ma anche per creare percorsi che facilitano gli spostamenti di tutti. Inoltre, abbiamo fatto in modo che da adesso tu possa utilizzare il tuo CCP per realizzare ponti lunghi fino a 80 metri. I fiumi lungo la strada sono soggetti a inondazioni, quindi dei ponti più lunghi ti saranno molto utili. Ah, Sam, c'è ancora una cosa di cui volevo parlarti. Giusto qualche informazione sul carico che hai recuperato per noi. Conteneva un dispositivo che credo voi ora chiamiate sbarratore chirale. Questi sbarratori riescono ad alterare il flusso delle correnti di catrame. Inoltre, hai anche recuperato degli esplosivi modificati che possono penetrare nel terreno ed esplodere nel catrame. Questo destabilizzerebbe le correnti in un'area vasta. È ovvio che sarebbe stato possibile impiegare queste cose per sferrare un duro colpo alla rete chirale. In altre parole, l'abbiamo scappata bella. Tuttavia vorrei sapere come ha fatto questa tecnologia a finire in mano loro. Non può essere solo un caso. Sai, è come se i briganti sapessero già che c'era un carico sotto quel catrame. Dobbiamo considerare la possibilità che qualcuno li abbia avvertiti. È uno spunto di riflessione. X? Lavoro eccellente, Sam. Sarai felice di sapere che Tomorrow ha ripreso i sensi. Quando sarai a bordo della DHV Magellan, lo vedrai con i tuoi occhi. Ordine completato. Ben fatto.
Mer. Povera bestiola. Smettila. Qualcuno qui non ama le scarpe. Il cibo normale non vuole neanche toccarlo. Ma almeno l'abbiamo convinta a farsi una doccia. No, 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 Tomorrow. Questo non si fa. No. Bel caratterino, eh? Le serve solo del tempo per abituarsi. Tu sarai stanco, Sam. Va a riposarti.